Sei un amante degli scaldacolli ad uncinetto e stai cercando un progetto con incrocio e senza cuciture? Conosci solamente i punti fondamentali dell'uncinetto e vuoi cimentarti in un progetto facile, veloce e adatto anche per principianti? Allora questo è il video giusto per te, perciò ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube. Nel video di oggi vedremo insieme come realizzare uno scaldacollo incrociato ad uncinetto senza cuciture. Solitamente per ottenere un risultato di questo tipo realizziamo degli scaldacollo molto lunghi e andiamo poi a incrociarli direttamente sul collo. Qui invece abbiamo già un progetto che nasce con l'incrocio e si sviluppa veramente in pochissimi passaggi. E soprattutto è adatto anche alle principianti perché ci basta conoscere i punti fondamentali dell'uncinetto, la catenella, la maglia bassa e la maglia alta. Ovviamente vi seguirò passo passo in tutte le fasi fondamentali del nostro progetto, che vedrete è veramente molto semplice e anche molto veloce, pensate che si può realizzare in un solo pomeriggio. Andiamo quindi a vedere tutti i materiali di cui abbiamo bisogno e iniziamo insieme il nostro scaldacollo incrociato ad uncinetto senza cuciture. Per questo progetto ho scelto un filato particolare per la sua sfumatura di colore, per la sua composizione e anche per l'aspetto estetico. Sto parlando del filato Elme di Cinzia e Katia Filati. Questa sfumatura di colore in particolare copre tutte le tonalità di rosa dal più scuro, quindi quasi fino a un lilla, fino a un rosa chiaro più tenue, sfociando poi in un tono di bianco grigio e a un grigio un pochettino più scuro. Particolarità di questo filato è il suo effetto estetico ingabbiato. Oltre al filo principale vi è un filo di colore neutro che va ad avvolgere in modo costante tutto il filo, quindi che si ripete per tutto il gomitolo, dando questo effetto estetico molto particolare. Ciascun gomitolo pesa 50 grammi ed ha una resa di circa 90 metri. Vi lascerò ovviamente scritto sullo schermo il quantitativo preciso di gomitoli che andrò ad utilizzare per questo progetto. Come composizione abbiamo un 50% acrilico, 20% viscosa, 25% lana e un 5% di poliestere. Per la lavorazione sia con uncinetto che con i ferri da maglia ci viene indicata la misura del 5,5 oppure del 6. Andrò a lavorare il tutto con un uncinetto numero 6 e per la prima parte del nostro progetto vi consiglio di tenere a portata di mano anche un marcapunti. Passiamo quindi alle informazioni necessarie per poter replicare questo progetto con qualsiasi tipologia di filato e qualsiasi numero di uncinetto. Non abbiamo un multiplo da rispettare se non la clausola che il numero di catenelle iniziali che dobbiamo avviare sia un numero di catenelle dispari. Per quanto riguarda invece le misure del progetto, dobbiamo avere una base di 30 cm e un'altezza di circa 25, ma rimane comunque una misura a vostro gusto. Per il mio progetto vado ad avviare 59 catenelle. Realizzate le mie catenelle, devo andare ora a chiuderle in cerchio. Controllo quindi che siano tutte rivolte nello stesso verso, quindi che non ci sia una torsione. Dopodiché con l'uncinetto vado ad entrare nella prima catenella lavorata. In questo modo prendo il filo, lo porto attraverso la catenella e attraverso l'asola sul mio uncinetto, chiudendo così in circolo le mie catenelle iniziali. Il punto che ho scelto per il mio progetto è il punto Suzette che vi ho già portato in diversi miei tutorial borsa che trovate disponibili qui sul canale. Ad esempio la pochette fiore, così da darvi una proposta creativa completa potrete replicare questo scaldacollo e perché no abbinarvi anche un progetto borsa. Nel primo giro del nostro progetto andiamo quindi a lavorare direttamente con il punto prescelto. Abbiamo chiuso le catenelle in circolo con un punto bassissimo. Andiamo quindi a rientrare
nella stessa catenella di base dove abbiamo chiuso con un punto bassissimo e vi lavoriamo un punto basso. Sempre nella stessa catenella di base carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, portiamo fuori il filo e lavoriamo un punto alto. Nella stessa catenella di base abbiamo quindi lavorato una maglia bassa e una maglia alta, sempre nello stesso punto. Avendo quindi eseguito 2 maglie nella stessa maglia di base abbiamo generato un aumento. Per non far aumentare il numero di punti sulla nostra base, saltiamo il punto successivo e nel seguente ripetiamo la stessa sequenza di punti. Saltiamo quindi un punto sulla base, andiamo nel successivo e vi lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta sempre nello stesso punto. Andiamo quindi a saltare la catenella successiva e nella seguente ripetiamo la stessa sequenza. Maglia bassa e maglia alta nello stesso punto, ottenendo questo risultato. Per tutto questo giro procediamo ripetendo questi passaggi. Lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta nello stesso punto di base, saltiamo il punto successivo e nel seguente ripetiamo la stessa sequenza. Ripetiamo quindi questi passaggi fino a ritrovarci alla fine del giro. Ed eccoci alla fine del giro. Ho lavorato la mia ultima sequenza di punti e davanti a me ho la maglia bassissima, la maglia bassa e la maglia alta che abbiamo lavorato nella nostra prima catenella. In uno scaldacollo normale, quindi non incrociato, continueremo a lavorare in giri di andata e ritorno lavorando su questa parte dei nostri punti. Ma per ottenere l'effetto incrociato e senza cuciture, dobbiamo invece fare un passaggio diverso. Prendiamo la prima parte di questo giro di lavorazione dove abbiamo il punto verso l'alto e le catenelle verso il basso. Dobbiamo ruotare in questo modo la lavorazione così da avere le catenelle iniziali verso l'alto e il punto verso il basso. Andremo infatti a lavorare all'interno delle catenelle di base. Come procediamo? Tenendo il lavoro in questo modo andiamo ad entrare nella catenella di base dove abbiamo lavorato la maglia bassa e la maglia alta di questo giro. Quindi entro proprio dentro la catenella, prendo il filo e lavoro una maglia bassa e una maglia alta nello stesso punto di base. Sulla maglia bassa che abbiamo lavorato andiamo a mettere un marcapunti. Il marcapunti ci aiuterà a ricordare l'inizio e la fine di ciascun giro di lavorazione. Come si prosegue? Dobbiamo ora ripetere gli stessi passaggi che abbiamo fatto nel giro precedente e la lavorazione stessa ci viene in aiuto perché dobbiamo saltare questa catenella e andare a lavorare dentro la stessa catenella di base dove abbiamo eseguito maglia bassa e maglia alta nel giro precedente. Quindi saltiamo questa catenella, andiamo nella successiva e vi lavoriamo maglia bassa e maglia alta sempre nello stesso punto di base. Saltiamo la catenella successiva, nella seguente ripetiamo gli stessi passaggi. Maglia bassa e maglia alta. Ripetiamo quindi la nostra sequenza di punti andando a lavorare dentro le catenelle fino ad arrivare al nostro marcatore. Ricordate sempre che dopo aver lavorato maglia bassa e maglia alta dobbiamo sempre saltare una catenella di base e lavorare nella successiva. Proseguendo nella lavorazione ci troveremo in questa situazione. Vedete che qui abbiamo le maglie basse e le maglie alte che abbiamo lavorato e il nostro marcatore rimane qui, nella parte inferiore del progetto. Ci verrebbe da pensare di essere arrivati alla fine del giro. In realtà, ora che abbiamo incrociato,
Siamo esattamente a metà di questo giro perché vedete il marcatore rimane nella parte inferiore. Dobbiamo quindi continuare a lavorare come abbiamo fatto finora finché non raggiungiamo il marcapunti. Direte: ma com'è possibile andare a raggiungerlo? Avendo incrociato, se guardate dall'alto il vostro progetto, noterete ad un certo punto della vostra lavorazione che il sopra e il sotto del progetto si scambiano. Nel mio caso il mio incrocio è proprio qui, dove il mio sopra diventerà il mio sotto, e quindi procedendo nella lavorazione il marcatore che ora abbiamo qui nella parte inferiore lo ritroveremo nella parte superiore. Quindi come procediamo? Ripetendo gli stessi passaggi che abbiamo fatto fino a questo punto del progetto. Abbiamo lavorato maglia bassa e maglia alta nello stesso punto, saltiamo un punto sulla base, questo qui, e andiamo a lavorare in quello successivo. Da questo momento in poi la nostra sequenza di punti, noterete, viene lavorata sempre sopra la maglia bassa che abbiamo nel giro precedente. Quindi vado nella maglia bassa che mi si presenta e vi lavoro un punto basso e un punto alto sempre nella stessa maglia di base. Salto la maglia alta, vado sulla maglia bassa e ripeto la sequenza. Continuiamo quindi a lavorare in questo modo finché non troveremo davanti a noi, nella parte in alto, il nostro marcapunti. E come previsto, eccoci davanti al nostro marcapunti nella parte superiore del nostro progetto. A questo punto possiamo dire di aver veramente terminato questo giro. Come si procede per il prossimo giro e tutti i giri successivi? Non dobbiamo più andare ad incrociare, bensì lavoriamo a spirale in circolo. Togliamo quindi il nostro marcapunti. Sulla maglia bassa dove avevamo messo il marcapunti lavoriamo la nostra sequenza. E andiamo a segnare col nostro marcapunti il primo punto basso. Il marcatore ci ricorderà qual è l'inizio e la fine di ciascun giro. Se siete già esperte e lo ritenete superfluo, potete anche non utilizzarlo, ma è comunque un buon indicatore per la buona riuscita del progetto. Continuiamo quindi adesso lavorando esattamente come abbiamo fatto nei giri precedenti, quindi ripetendo maglia bassa, maglia alta, salto un punto, maglia bassa e maglia alta, finché ogni volta non ci troviamo nuovamente davanti al marcatore. Continuiamo quindi lavorando in questo modo senza più andare ad incrociare fino ad ottenere questo risultato. Ho ripetuto i passaggi che abbiamo visto insieme, maglia bassa e maglia alta lavorata sopra la maglia bassa del giro precedente, fino a raggiungere un'altezza di 25 cm. Trovo che questa misura sia perfetta per questo genere di scaldacollo e che vada a mettere particolarmente in risalto questo incrocio senza cuciture. Ovviamente ho ripetuto gli stessi passaggi per ciascun giro fino a trovarmi sempre con il marcapunti qui nella parte superiore. Se, come abbiamo visto in precedenza, nel corso del giro trovate il marcatore nella parte in basso del progetto, vuol dire che siete a metà giro, perché ciascun giro si conclude sempre quando abbiamo il marcatore nella parte superiore. Ora che ho raggiunto i miei 25 cm e sono anche perfettamente davanti al mio marcatore, posso andare a concludere il mio progetto. Lavorato quindi il mio ultimo gruppo di punti, sono davanti alla maglia segnata col marcatore. Rimosso il marcatore, nella maglia segnata vado ad eseguire un punto bassissimo. Quindi entro nella maglia, porto fuori il filo e chiudo il lavoro. Non mi resta che allungare la mia asola, tagliare il filo, sfilare la mia asola e andare a nascondere il filo in eccesso all'interno della lavorazione. E il mio scaldacollo incrociato senza cuciture è completato.
Per rendere ancora più particolare il mio progetto ho deciso di aggiungervi una delle mie etichette personalizzate in ecopelle che è stata realizzata per me da Fungolabel. Vi lascio il link al suo negozio scritto qui nello schermo e anche nel box informazioni subito sotto il video. Sul sito troverete una vastissima scelta di etichette e di tanti altri prodotti per i nostri progetti handmade, ovviamente tutti personalizzabili. Siamo quindi arrivati alla fine anche di questo video tutorial che io spero sia stato per voi un nuovo spunto creativo. Abbiamo visto come con pochi e semplici passaggi si possa creare uno scaldacollo incrociato ad uncinetto senza cuciture. Un progetto che è sicuramente bellissimo così con un filato sfumato, ma secondo me molto carino anche in monocolore. Vi ricordo le misure in centimetri del mio progetto: 30 cm in larghezza e 25 cm in altezza, e ho utilizzato solamente 2 gomitoli del filato Elme di Cinzia e Cateafilati. Ovviamente vi ricordo che potete acquistare questo filato direttamente sul loro sito che vi lascio scritto sullo schermo. Se questo video vi è piaciuto e l'avete trovato interessante, vi invito a farmelo sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. E se vi va di non perdervi tutti i progetti che ho in programma per voi ad uncinetto e con i ferri da maglia, vi invito a iscrivervi qui sul mio canale YouTube. L'iscrizione è assolutamente gratuita. Inoltre, per non perdervi le anteprime di tutti i miei prossimi progetti e anche qualche piccolo suggerimento creativo, vi invito a seguirmi sul mio profilo di Instagram. Trovate il mio nome scritto qui in alto a sinistra sullo schermo. Perciò con il mio scaldacollo M io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto in un nuovo video sempre qui sul mio canale YouTube. Vi aspetto!